Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, questa sera comincerò a fare il primo impasto per il panettone, visto che tra poco è Natale e quindi farò questo panettone con il lievito madre. Eccolo qua, il nostro lievito madre. Che è un bel po' di tempo adesso che Eh è con sì, noi è con noi. e fa parte delle nostre Il mio ricette. bambino, il mio bambino. Allora, vi dico gli ingredienti: 150 grammi di farina manitoba, stiamo parlando del primo impasto, e poi mano a mano vi dirò anche gli altri. Dicevo, 150 grammi di farina manitoba, 60 grammi, oppela, ecco, no, la ciotolina magari non ce la mettete, 60 grammi di zucchero. E ero presente io, è appena uscita dalla lavastoviglie. Assolutamente sì, è tutto pulito, sterilizzato e disinfettato, niente smalto. Non devo mettere le mani dentro, quindi posso tenere la fede, l'unica cosa che ho. Allora, dicevo, 20 grammi di burro ammorbidito e fatto a dadini. Poi abbiamo un uovo intero. Mettete tutto nella planetaria, per il primo impasto. Aspettate che prendo la palettina perché un tuorlo mi si è rotto, 2 tuorli, Quindi solo il rosso. solo il rosso, quindi tiriamo giù bene anche quello che si è rotto. Ricordatevi per Natale di andare a vedere anche la ricetta del torrone, Certo. sia quello bianco che quello al cioccolato. Scusate. Spettacolari. Dici? Dicevo, il 120 grammi di lievito madre. Allora, adesso andiamo in planetaria e con il gancio facciamo sì che tutti questi ingredienti vengano amalgamati perfettamente. Ecco qui. E ci vediamo dopo. Qui una sola domanda. Sì. Quanto ci vuole per fare un panettone? Tanto, tanto, tanto. Pensate solamente che questo impasto andrà messo per 12 ore a lievitare. Dopodiché si farà il secondo impasto e poi la spianatura. Quindi è una ricetta che prevede 2 giorni di un po' di lavorazione, pazienza. assolutamente non è- sì. Se non ci avete pazienza, non lo fate. Ok. Compratelo già pronto, ce ne stanno tantissimi di buoni, ma la soddisfazione è fare questo. Questo è il dolce più difficile che ci sia sulla faccia della terra, praticamente. Accidenti. Esattamente, va Perché l'anno bene? scorso avevamo fatto il pandoro, andate a vedere anche Il quello. pandoro che abbiamo fatto è venuto spettacolare. Era Se divino. se ti ricordi bene, il panettone non venne buonissimo. Sì. E ti posso dire anche che venne bene la colomba, che non è per carità per Natale. La colomba è ma venuta spettacolare. la colomba al pistacchio era divina. Sì, Ok, adesso andiamo in planetaria e ci vediamo dopo, quando dopo. l'impasto è fatto. Eccolo qua, il primo impasto è pronto e adesso lo copriamo e lo mettiamo in un posto caldo ed asciutto. Va bene anche il forno spento, semplicemente non ha bisogno della luce accesa, deve fare una lievitazione lenta e senza sfogare troppo, quindi va benissimo la temperatura che c'è adesso, ok? Guardate, è È bellissimo. bellissimo, poi il colore del panettone quando vedo le ricette in Sì, televisione. esatto. Sono molto contenta del nostro primo impasto. Quindi ci rivediamo tra 12 ore circa per il secondo impasto. A domani! Ciao! Buongiorno, eccoci qua. Siamo pronti per il secondo impasto del nostro panettone. Eccolo qua. Guardate che bello. Come lievitato bene, con il lievito madre. Guardate, fantastico. Allora, dicevamo. Adesso ci mettiamo Adesso dentro mettiamo dentro di tutti, tutto. sì, esatto, tutti gli altri ingredienti. Innanzitutto preparatevi l'uvetta sultanina. Io adesso la andrò a mettere un pochino a bagno per farla rinvenire, ma non tantissimo, non mi serve che sia ammollata in un modo. Acqua tiepida un pochino, la lasciate là una ventina di minuti, poi la strizzate bene e la rimettete nel contenitore in maniera che così è pronta per essere utilizzata. Quanta? 180 grammi.
Di canditi io metto sia cedro, qui dice candidinisti ma non è vero perché è arancio e non hanno sbagliato la targhetta. Se avete quelli fatti a casa è tutta un'altra storia, mettete assolutamente quelli. Allora sarebbero 180 di cubetti di arancio, quindi pari uva sultanina pari cubetti sia d'arancio che di cedro. Se voi volete mettere solo il cedro, mettete solo il cedro, ok? A gusto. A gusto. 200 g di farina Manitoba, abbiamo 50 g di zucchero, abbiamo 5 g di sale, abbiamo 60 g di burro. Questi li ho messi insieme nella stessa vaschetta perché questi sono gli ingredienti che andrò a mettere per ultimi. Poi abbiamo 2 uova intere, sempre media grandezza, mi raccomando, non usate quelle grandi perché sennò vi sballa tutta la ricetta. 2 uova intere e 3 tuorli, una fialetta di aroma arancio, una bustina di vaniglia, questa è vaniglia veramente buonissima, quella del Madagascar, Bourbon, e quindi ci siamo. Allora, che cosa dovete fare? Dovete prendere il primo impasto, aggiungete la farina, così senza nessun problema proprio, le uova intere e i 3 tuorli. Tiriamo giù con il cucchiaino bene bene, eccoli qua. Mettiamo lo zucchero così, mettiamo la vaniglia. Io nel frattempo ho mantenuto la carta che copriva il primo impasto in mano, cioè tipo un ricordo. Un ricordo. Boh. E l'estratto d'arancia, l'estratto, la fialetta, l'essenza, chiamatela come volete. Potete anche mettere la buccia di un'arancia e mezza grattugiata, però per evitare quei filettini facciamo in modo di metterci l'essenza, ok? Allora, questi li mettiamo proprio come ultima fase, ok? Questi li mettiamo non appena questo impasto si è ben incordato. Quindi adesso andiamo in planetaria e ci rivediamo tra 5 minuti. 5 minuti, mi raccomando, bisogna farlo impastare per 5 minuti. Allora, guardate che bello, ma guardate che giallo, con le nostre uova particolari. Adesso mettiamo il burro ammorbidito, come vedete bello morbido, e poi mettiamo il cucchiaino di sale. A questo punto rimettiamo ad impastare fino a che il burro non sia completamente amalgamato. Poi mettiamo l'uva e i canditi, quindi ci vediamo tra poco. Piccolo disguido tecnico, pensavamo di aver girato il video e invece no. Ho sbagliato io, mea colpa. Povero amore. Allora, succede. Allora, abbiamo messo l'uvetta sultanina ammorbidita e ben strizzata e i cubetti di arancia e di cedro. Io l'ho messi misti, voi fate come volete, se volete solo arancia, se volete solo cedro. C'è anche chi non vuole mettere perché magari gli piace solo l'uvetta. C'è anche chi gli piace solo l'uvetta, quindi che fate? Aumentate le dosi dell'uvetta e risolviamo il problema. Adesso lo chiudo, lo mando avanti fino a che non si sono amalgamati per bene tutti quanti gli ingredienti, va bene? E fatto questo lo mettiamo dentro a una ciotola con un pochino di burro sotto in maniera che non si attacca. Scusate, ma c'è Manfredo stamattina che fa le bizze. Dicevo, lo mettiamo dentro una ciotola imburrata, la copriamo e lo lasciamo almeno per un'oretta, quindi ci vediamo più tardi. Allora, l'ho tolto dalla bacinella e adesso ne faccio
una porzione da 1 chilo e l'altra che avanza la metterò nell'altro stampino. Questa è la porzione per 1 chilo, lo stampo per 1 chilo, questa invece è da 750, quindi adesso mi dovrò regolare. Quella lì è da 750. Esatto. Mi dovrò regolare, guardate com'è elastico, è fantastico, è venuto proprio bene bene, sono molto molto soddisfatta. Allora, vediamo questo che peso ha, quasi 1 chilo, questo è 750 più o meno. Adesso vedete come deve essere leggermente appiccicoso ma elastico. Eccolo qua, questo è 1 chilo perfetto. Allora togliamo questo, prendiamo questo, un po' l'impiastro, in questo modo. Voi fate una bella cosa, ungete le mani, perché ungendo le mani si lavora meglio. Ecco qui, non si appiccica troppo l'impasto. E adesso lo mettiamo in questo modo dentro allo stampo, cercando di livellarlo. Allora adesso questo qua, Guarda che poi se non viene livellato bene, poi rilievitando si riempie bene. esattamente, questo deve arrivare quasi fino al bordo, Fino a dove? fino al bordo, diciamo Ok. 1 centimetro sotto il bordo, dopodiché è pronto. Stessa cosa facciamo per questo, olio assolutamente. Eh sì, perché sennò si appiccica tutto. C'è una specie di spatola da utilizzare, comprerò anche quella e io faccio tutta a casa. La Marisa. E la Giovanna. Ecco qua, questo ovviamente verrà più basso, ma se io metto questo impasto qui dentro a quello da 1 chilo, sapete che succede? Che viene un panettone enorme e che poi comunque non va bene. Pure perché trabocca. Esatto. Lo dice anche mia nipote, sentito? Allora, questi adesso, questo fino a che non raggiunge la metà più o meno, questo deve raggiungere questo livello qua, quindi ci vediamo non appena la lievitazione è arrivata a giusta lievitazione. Sì, vabbè, ci siamo capiti. Ci siamo capiti, a dopo. Ecco qua il nostro panettone. C'è stato un piccolo problema tecnico con il video in cui io dicevo che dovevate infornarlo a 180 gradi per circa un'ora. Mi dispiace, vi chiedo scusa, tanto comunque ne farò degli altri e quindi spero di reintegrare con quella parte mancante. Non ce ne siamo proprio accorti, scusate. Allora, guardate com'è soffice, guardate. È meraviglioso, veramente veramente fantastico, e come vedete ne manca un pezzo, quindi che significa secondo voi? Che ci è arrivato già il sorcio, che non è Andrea, non è Andrea, perché ad Andrea non piace il panettone, piace solo il pandoro. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione e un ultimo accorgimento: quando il panettone è cotto non dovete tirarlo immediatamente fuori dal forno, lo lasciate un pochino lì, dopodiché dopo una decina di minuti lo togliete, lo infilzate qui a metà con degli spiedi e lo mettete in sospensione fino a che non raffredda, va bene? Capovolto, mi raccomando, è importantissimo capovolto, se no i canditi e l'uvetta precipitano e poi vanno tutti giù, insomma, voglio dire, non va bene, no? Ok? Quindi questo è il nostro panettone, un po' diciamo è venuto un pochino, come si dice, un po' storto, ecco, da una parte, ma non è importante poi alla fine
la bellezza quanto la bontà, e vi posso assicurare, un pezzettino l'ho assaggiato anch'io, ma proprio una briciola, ed è fantastico, va bene? Quindi alla prossima ricetta, e grazie a tutti per l'attenzione. Ciao!